Ciao e benvenuti a tutti da Stefano Verona in Psicologia Semplice. L'argomento di oggi riguarda qualcosa di cui si sente parlare da qualche anno. Il tema è il detox da dopamina o il reset da dopamina. Bene, vi ho preparato un breve video per capire di cosa si tratta, ma sono necessarie tutta una serie di considerazioni che faremo tra poco. Quindi guardate il mio piccolo video e vi aspetto tra qualche minuto. L'astinenza da alcune abitudini può aiutare a riequilibrare i neurotrasmettitori come la dopamina, migliorando così la qualità della vita. Ecco come funziona. Prevede l'astensione da sostanze e attività che provocano un'impennata artificiale di dopamina. Queste includono cose come social media, giochi, intrattenimento come Netflix, pornografia, alcol, droghe, tabacco e cibi ricchi di carboidrati o sodio. Quando ci impegniamo costantemente in queste attività, i nostri cervelli si abituano a livelli elevati di dopamina. Di conseguenza, diventiamo meno sensibili ai suoi effetti e abbiamo bisogno di dosi sempre maggiori per sentirci bene. Questo può portare alla dipendenza e rendere difficile godersi cose che prima trovavamo piacevoli. Astenersi da queste attività per un periodo di tempo, in genere da 3 a 7 giorni, consente al cervello di resettarsi. Ciò significa che i recettori della dopamina del cervello diventano più sensibili e siamo in grado di provare piacere da attività più sane e più semplici. Questo aumento della sensibilità alla dopamina può portare a una maggiore motivazione, produttività e umore migliore. Avremo anche maggiori probabilità di dare la priorità alle cose importanti nella nostra vita, come passare del tempo con i propri cari, fare esercizio e lavorare su obiettivi significativi. Oltre al digiuno, ci sono altre cose che puoi fare per aiutare a riequilibrare la dopamina nel tuo cervello. La prima consiste nel dargli le sostanze che gli servono per produrla. Un amminoacido chiamato tirosina è necessario per la produzione di dopamina. Puoi consumare tirosina attraverso alimenti o integratori. Secondo, inizia a meditare. La meditazione può aiutare a correggere gli squilibri nei neurotrasmettitori. Terzo, crea le condizioni migliori per riuscirci. Apportare modifiche al tuo ambiente ti renderà più facile resistere ai comportamenti di dipendenza. Ciò potrebbe includere cose come la disattivazione delle notifiche sui social media, l'utilizzo di un blocco per siti web o generi di contenuti specifici, o la conservazione di snack salutari a portata di mano. L'astinenza da dopamina non è una soluzione rapida, ma può essere uno strumento utile per ripristinare la sensibilità del cervello alla dopamina e farti apprezzare le cose belle che hai. Bene, come avrete capito, il detox da dopamina consiste esattamente nell'interrompere per qualche giorno tutti quei comportamenti e l'assunzione di tutte quelle sostanze che sono in grado di aumentare vertiginosamente in breve tempo la dopamina in alcune aree del nostro cervello. Sia chiaro, la dopamina è qualcosa di assolutamente naturale, qualcosa di necessario. Tutti noi abbiamo bisogno della dopamina, e non solo per avere dei desideri, ma anche semplicemente per riuscire a muoverci in modo armonico. La dopamina è indispensabile nell'organismo umano, ma provocare dei picchi dopaminergici così importanti è qualcosa che è in grado di creare una vera e propria dipendenza. Una dipendenza che si instaura a seguito di alcuni comportamenti di cui ho parlato tante volte anche in video precedenti, o con l'assunzione di alcune sostanze. Non tutte queste sostanze sono sostanze illegali, quindi non parliamo solo delle droghe, ma parliamo anche ad esempio di certi cibi e certe combinazioni di cibi. Quindi ci sono alcuni comportamenti, alcune sostanze che hanno questa capacità di innalzare rapidamente la dopamina nel nostro cervello. Il nostro cervello diventa dipendente da questi picchi e prende l'abitudine a ricercarli costantemente. Nel momento che noi lo priviamo di tutte queste cose, il cervello ha bisogno di riequilibrarsi. Quindi perché dobbiamo farlo? Perché dobbiamo volontariamente destabilizzare il nostro cervello? Qual è il motivo?
Il motivo risiede principalmente nel fatto che questi stimoli altamente capaci di provocare questi picchi abituano il nostro cervello a richiedere sempre quel tipo di eccitazione. E tutte le altre cose che facciamo naturalmente durante la giornata diventano rapidamente insipide, prive di appetibilità, e quindi non riusciamo più a goderci il fatto semplicemente di essere vivi, di stare bene in salute, poiché questo non è sufficiente a crearci una condizione di benessere. Cosa avviene quindi nelle persone che fanno un detox da dopamina? Patiscono chiaramente durante queste giornate interminabili, ma successivamente iniziano ad assaporare nuovamente tutta una serie di piccole cose che sono presenti nella loro vita ma che si stavano perdendo. Per farvi un esempio, è come se noi ci fossimo abituati a mangiare sempre dei cibi molto saporiti e molto piccanti. Questo comporterebbe che quando mangiamo qualche cosa con un sapore più delicato non siamo più in grado di apprezzarlo. Ecco, questo succede nella nostra vita. Se siamo abituati costantemente a cercare iperstimolazione tramite i social, tramite le sostanze alcoliche, tramite il fumo, tramite i cibi altamente zuccherati, le piccole cose che potrebbero dare qualità alla nostra vita non riusciamo più a sentirle ed apprezzarle. Chi di voi oserà provare a fare un reset dalla dopamina? Vi invito a provare, vi aiuterà a rendervi conto che anche se non ci avevate mai pensato, siamo tutti un po' dipendenti da questo, ma soprattutto vi renderete conto di come si sta bene quando si è usciti da quella sorta di disintossicazione e come magicamente tutto diventa più bello, si riescono ad assaporare delle cose che non eravamo più in grado di cogliere. Va bene, la sfida è per voi, spero di avervi chiarito questo argomento, lasciatemi pure i vostri commenti, le vostre domande e ricordatevi di darmi una mano a far crescere il canale. Quindi se il contenuto vi è stato utile, vi è interessato, mettete un like e condividetelo con qualche persona che può essere interessata a questi argomenti. Ciao e grazie!